Oggi vi faccio vedere come preparare mame gohan, riso con piselli freschi. Verso la fine di questo video vi farò vedere un esempio del pasto completo con mame gohan, quindi lo guarderete fino alla fine. Gli ingredienti sono il riso originario, i piselli freschi, le alghe kombu e il sale. Questa è la ricetta da 3 porzioni. Prepariamo 300 g di riso originario. Lo sciacquiamo velocemente e eliminiamo l'acqua presto possibile perché il riso appena viene bagnato tende ad assorbire il liquido subito, ma in questo liquido ci sarà anche impurità, quindi primo e secondo lavaggio lo sciacquiamo e eliminiamo subito l'acqua. Io non lo sto usando, ma vi consiglio di utilizzare un colino per non far scappare i chicchi di riso mentre eliminiamo l'acqua. Con il terzo e il quarto lavaggio li laviamo con poca acqua, così massaggiando i chicchi di riso tra di loro laviamo per bene. Dopo qualche giro con la mano aggiungiamo ancora dell'acqua e poi la scoliamo tutta. Mettiamo poca acqua rispetto alla quantità del riso, mescolando con la mano strofiniamo i chicchi di riso tra di loro, così li laviamo per bene e aggiungiamo ancora acqua che poi scoleremo. Questo è l'ultimo lavaggio e la eliminiamo bene perché andiamo a pesare l'acqua per cuocerlo. Mettiamo la pentolina sulla bilancia digitale e aggiungiamo 360 ml d'acqua. Un cucchiaino di sale naturale, quello buono, e mescoliamo. Mettiamo anche 5 g di alghe kombu essiccate. Chiudiamo con il coperchio e lo lasciamo per un'ora. Abbiamo 250 g di piselli freschi. Sgusciamo i piselli. In primavera, quando vendono i piselli freschi, tante case giapponesi preparano questo piatto che si chiama mame gohan ed è un piatto casalingo. E quando c'è mame gohan al tavolo sentiamo l'arrivo della primavera e mangiamo quasi sempre il riso bianco, quindi mame gohan ci fa sentire anche piccola festa. Questa è la formula tradizionale del pasto casalingo giapponese. Ci sono una ciotola di riso bianco, una ciotola di zuppa di miso con le verdure o con il tofu o con i funghi o con le alghe wakame e un piatto principale con il pesce o con la carne. Sulla foto c'è buttano shogayaki che sarebbe maiale allo zenzero. Ho già pubblicato la videoricetta e attacco il link. Come un piatto di pesce potrebbe essere salmone teriyaki. Attacco il link anche questa videoricetta. E c'è un piatto di verdure, potrebbe essere questo piatto con le carote che si chiama ninjin shiri shiri, a volte un piattino con le verdure in salamoia che si chiama tsukemono. Dovendo preparare anche altri piatti, una ciotola di riso che non sia solito il riso bianco è una festa. Mi diverto a aprire il guscio di piselli. Mi piacciono il suono e il profumo che sento mentre lo apro. E vedere queste palline una fianco all'altra, brillante colore verde prato vivace. È peccato buttare tutti questi gusci. Personalmente, dopo che sono saltati tutti i gusci, li ho lavati bene e ho fatto il brodo e il giorno dopo l'ho usato per fare risi e il risotto con i piselli. Vediamo ora quanto pesa i piselli senza gusci. C'è un netto esatto. Abbiamo una pentolina con 500 ml d'acqua calda e aggiungiamo mezzo cucchiaino di sale e lasciamo i piselli freschi per 3 minuti.
Sono passati 3 minuti, spegniamo il fuoco e li lasciamo così come sono fino a quando l'acqua non sarà diventata a temperatura ambiente. È passato un'ora da quando abbiamo lasciato in ammollo il riso nell'acqua insieme alle alghe kombu. Posizioniamo la pentola sul fuoco più piccolo del fornello e accendiamo il fuoco al medio alto. Non vi so dire il tempo esatto perché dipende dal materiale della pentola e dal fuoco di ogni cucina, ma vi consiglio di mettere il timer di 6 minuti e dopo 6 minuti, aprendo il coperchio, se non sta bollendo richiudiamo velocemente e facciamo il timer di 1 minuto. Dopo 1 minuto non era arrivato ancora a ebollizione, così ho cucinato altri 30 secondi. Ci sono voluti 7 minuti e mezzo per arrivare a ebollizione. Adesso abbassiamo al minimo. Cuciniamo altri 5 o 6 minuti. Mettiamo il timer a 5 minuti intanto. Un po' prima della fine cottura del riso, separiamo i piselli dall'acqua di cottura. Questa acqua rimasta è buona per fare la zuppa. Sono passati 5 minuti e aprendo il coperchio, se vediamo che non c'è più l'acqua sulla superficie del riso, spegniamo il fuoco. Mettiamo da parte le alghe kombu. Io le ho mangiate così come spuntino, ma potete metterle nella pellicola e congelarle e quando avrete la certa quantità potete fare un'altra ricetta che si chiama kombu tsukudani. Attacco il link nella descrizione. Con la paletta mescoliamo il riso leggermente perché nella cottura del riso la parte che sta sul fondo e la parte in superficie cambia un po' e mescolandolo la facciamo diventare uniforme. Aggiungiamo i piselli nel riso. Mescoliamo tutto insieme. Chiudiamo il coperchio e lo lasciamo riposare per 15 minuti. Sono passati 15 minuti e apriamo il coperchio. Sento buonissimo profumo di riso cotto e di piselli freschi cotti. Lo mettiamo nella ciotola di riso. Si può anche cuocere i piselli con il riso dall'inizio insieme, ma il loro colore diventa spento e la forma non rimane bella sferica. Invece con questo metodo possiamo avere il riso con i piselli belli vivaci di colore e tondi. E per realizzare questo piatto più buono possibile vi consiglio di usare il riso giapponese coltivato in Italia che si chiama Okome-san e vi consiglio di utilizzare la pentola o di terracotta o di alluminio. Si può cuocere anche con la pentola di acciaio, ma spesso i chicchi di riso si attaccano all'interno della pentola. Utilizzerete la pentola con la misura giusta per la quantità del riso, non troppo grande rispetto alla quantità del riso che non si cuoce bene. Questa è una immagine del pasto con mame gohan. Ho fatto una zuppa utilizzando l'acqua della cottura dei piselli, aggiungendo un po' di mirin e salsa di soia. Ho messo il tofu velluttato e i cipollotti. La posizione della zuppa deve essere alla destra, ma spesso non mi ricordo. Qua abbiamo gammodoki che ho pubblicato recentemente, sono le frittelle di tofu con la salsa mantecata. E abbiamo kimchi che è il cavolo cinese in salamoia fermentato e piccante. Il link di entrambe le videoricette attacco nella descrizione. Invece questo piatto è ancora nella fase della prova. Sono le cappesante e i funghi champignon conditi con il miso, la salsa di soia e il burro cucinati in cartoccio sulla padella. Metterli sul riso e mangiarli tutto insieme con un cucchiaio ci faceva sentire di essere in paradiso.
questo video termina qui. Se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!